Che tu sia uno sviluppatore web junior o senior, ti sarai sicuramente imbattuto almeno una volta nella tua carriera nello sviluppo di pannelli di amministrazione. Con questo video diventerai un vero e proprio signore dei pannelli, perché scoprirai quanto è facile crearne uno o infiniti utilizzando Filament, che è una libreria ad hoc per Laravel. Ma prima di procedere, partiamo dal principio. Che cos'è un pannello di amministrazione? Tutto ciò che è oscuro all'utente semplice viene chiamata area riservata, quindi ad accesso limitato, ovvero un utente, in questo caso con dei privilegi particolari, amministratore, un collaboratore, un moderatore, può accedere ad un'area riservata, accessibile solo dopo autenticazione. E qua ricadono ovviamente i più classici CMS, WordPress su tutti, gestionali aziendali, e-commerce o in generale applicativi web. Tutto ciò che viene gestito in maniera autenticata, quindi io mi registro e accedo al mio profilo, può essere definito un pannello di amministrazione. Per fare tutto ciò, ovviamente, la scelta è facile. Abbiamo il nostro linguaggio preferito, nel nostro caso PHP e Laravel, alziamo le maniche del nostro camice e iniziamo a scrivere codice. Possiamo andare a creare un unico pannello per gestire tutte queste casistiche. Ovviamente, se noi dovessimo procedere con la nostra fantasia, creatività e il nostro tempo, ci ritroveremmo sicuramente in questo meme molto simpatico che vi ho creato. Il me di un anno fa, quindi il me a sinistra con le due ruote già pronte all'uso, che ha già fatto un pannello admin per un cliente molto simile a quello che ovviamente abbiamo adesso tra le mani. Il me di adesso, invece, risponde no grazie, in quanto io sto rinunciando ad utilizzare un pannello magari fatto 6 mesi fa, 5 mesi fa, un anno fa, perché non ho voglia di aggiornare le dipendenze, lo reputo un lavoro troppo oneroso al momento. I trend di sviluppo sono cambiati, la gestione di alcune modali, hanno introdotto nuove funzionalità, un nuovo stile di design e così via, e poi ovviamente magari il framework in questione, quindi Laravel, è passato dalla 11 alla 12 e io non voglio utilizzare un framework vecchio. Ovviamente il cliente non sa la differenza tra Laravel 12, 11, 10, quindi sono soltanto fisime mentali che noi sviluppatori ci facciamo per poter ricreare un progetto magari migliore del precedente, ma alla fine si rivelerà uguale e identico. Prima di passare subito a Filament, voglio comunque menzionarvi altre opzioni altrettanto valide, specifiche però nel loro settore. Statamic è la risposta di Laravel a WordPress, è un pannello CMS, quindi è nato come CMS, è l'unico neo è appunto che è un CMS e basta, sviluppato e progettato da Jack McDade, che è un spazio visionario, ha fatto dei siti bellissimi per il Laracon, completamente in stile Vaporwave. Si definisce un radical designer perché lavora tanto sul design e sugli effetti grafici in CSS. Il suo CMS è una figata pazzesca. Vi invito davvero a provarlo nella loro demo che c'è online. Graficamente non ci sono paragoni, è scalabile, maneggevole, è possibile utilizzare MySQL oppure dei flat file, è davvero una bomba. Ma ha un unico problema, è un CMS e basta, quindi esattamente come WordPress ha come obiettivo quello di facilitarvi la gestione dei contenuti. È free, se non avete necessità di supporto o altro, invece ci sono versioni a pagamento come la Pro che vi può costare anche $300 per sito. Ha un sito con gli add-ons, quindi dei plugin e dei moduli che voi potete inserire in qualsiasi momento, e alcuni sono a pagamento. Ovviamente non finisce qui, la mia seconda opzione che voglio proporvi oggi è Laravel Nova, che in realtà io l'ho usato per tanti anni, la vera opzione primaria a Filament, quando era ancora molto acerbo. L'unico neo è che per ogni sito bisogna pagare una licenza, costo tranquillamente scaricabile sul cliente. L'altro neo è la personalizzazione. Allora, Laravel Nova offre tanti strumenti, tanti servizi, ma ha un grande problema, ovvero che è sviluppato con un doppio stack, ovvero ha una parte in Laravel, ovviamente, e una parte in Vue.js, quindi bisogna essere un full stack developer, sia front-end che back-end. Per andare a creare parti custom, quindi banalmente un widget, bisogna davvero fare tanto lavoro, in quanto bisogna creare un componente Vue, renderizzarlo, fare il build degli asset e poi richiamarlo tramite il controller apposito. Ha anche lui una pagina relativa ai package aggiuntivi, tanti gratuiti ma anche tanti a pagamento. La terza opzione è Laravel Backpack, forse il più storico, in quanto è quello che ha sicuramente più implementazione e più risonanza a livello del panorama di PHP, ma a mio avviso ha un approccio troppo pragmatico, troppo tecnico, quindi non dà tanta scelta alla customizzazione.
amministrazione, ma dovete ovviamente studiarvi la documentazione, che è una cosa infinita e gigantesca. Ha anche tanti premium add-ons, quindi quasi tutti a pagamento. E in ultimo c'è Filament, il mio preferito. Lo sto usando da ormai 2 anni, da quando è passato dalla versione 2 a quella 3. Non ci sono pricing, non c'è prezzo per pacchetto, ha tantissima roba gratuita, ci sono davvero pochissimi moduli o plugin a pagamento, ma tra l'altro sono moduli o plugin che aggiungono cose che sono già nativamente presenti in Filament. Il più famoso, ad esempio, è il Curator, che vi dà la possibilità di gestire le immagini come se fossero delle cartelle caricate sul sito. Ovviamente Filament non è solo CMS, è anche open source, quindi a maggior ragione Filament per il nostro video è la scelta perfetta. Che cos'è Filament? Filament è un full stack UI framework. Che cosa significa questo parolone inglese? Ovvero ci dà la possibilità di gestire tutta la parte dello stack, sia front-end che back-end, utilizzando delle interfacce grafiche, quindi ci implementa e ci spiega come implementare form, input, table, toggle, badge e così via. Questa collezione è stata sviluppata da Ryan Chandler e Dan Herring, di cui ora di questi due founder soltanto uno è ancora attivo, Dan Herring, vi invito a seguirlo su Twitter, e l'intero Filament sfrutta lo stack Toll, ovvero Tailwind, Alpine, Laravel e Livewire. Quindi per chi magari non è molto avvezzo con React, Angular o Vue, utilizzare Filament vi dà la possibilità di utilizzare completamente lo stack di Laravel, in quanto Laravel e Livewire ovviamente sono entrambi fatti in PHP. Dan non è un tizio qualunque, è membro del core team di Livewire, quindi è comunque una persona abbastanza qualificata per proporre questo pacchetto qua. Come agisce in pratica Filament? A differenza magari di altri pacchetti che fanno delle modifiche sostanziali all'intero core, come Backpack, Laravel e Database rimangono completamente separati, in quanto Filament si aggiunge come layer di mezzo tra appunto Laravel, che sta in alto, e il Database in basso. Filament aggiunge una serie di interfacce grafiche che permettono a noi, sviluppatori, di interagire col database e mostrarli direttamente all'utente finale. Noi ora nel nostro video di esempio andremo a creare uno schema R fatto in questo modo, quindi andremo a fare una relazione 1 a n tra user e post e una n a n tra post e categories. Vedrete come è facile implementare tutta questa parte di destra, mentre prosegui il video per vedere come implementare un semplice CRUD di utenti. Filament è un pacchetto di Laravel, quindi come primo prerequisito dobbiamo installare Laravel. Una volta installato Laravel, andiamo a configurare il nostro file.env con la relativa connessione al database e andiamo a lanciare il comando migrate così da creare le tabelle nel nostro database. Perfetto, abbiamo creato tutto. Verifichiamo che il sito funzioni lanciando PHP Artisan Serve. La pagina di benvenuto di Laravel 12 è qui. Possiamo quindi procedere adesso con l'installazione di Filament. Andiamo sul sito ufficiale e seguiamo step by step la guida. Documentation, Get Started, Installation. All'interno di questa pagina ci viene richiesto di controllare sul nostro computer se abbiamo almeno una versione PHP 8.1, vi chiedo ovviamente di controllare, una versione minima di Laravel 10, noi abbiamo appena installato la 12, e ovviamente Livewire, versione 3 o superiore. In questo caso si occuperà automaticamente Filament di installarlo all'interno. Procediamo quindi con il primo paragrafino chiamato Installation. Copiamoci il comando Composer, andiamo nel nostro progetto Laravel, nuovo terminale e lanciamo. Come qualsiasi altro pacchetto, abbiamo appena installato Filament all'interno del nostro progetto. Infatti, dentro Vendor Filament avremo tutte le cartelle necessarie per far funzionare il nostro pannello all'interno del progetto Laravel. Non è finita qui, rechiamoci sempre sulla documentazione e copiamo e incolliamo il secondo comando. Lo incolliamo nel terminale e iniziamo un setup guidato dove ci verranno chieste alcune informazioni. Il primo è come si chiamerà il percorso di amministratore del tuo pannello. Nel nostro caso lo andremo a chiamare amministrazione.
Ok, abbiamo appena installato e configurato Filament nel nostro progetto. Manca però un elemento importante. Questo pannello di amministrazione al momento non ha realmente un utente in grado di poter accedere a questa piattaforma. Come fare? Beh, sempre sulla documentazione ufficiale, il paragrafo successivo si chiama appunto Create a User. Tramite un comando artisan sarà possibile creare un utente ad hoc per poter effettuare il nostro primo accesso e vedere così una prima interfaccia grafica di Filament. Copiamoci il comando, andiamo nel nostro terminale e anche qui partirà un setup guidato. Il nome del mio utente sarà Francesco. La mail sarà e la password banalmente password. Perfetto, ho appena creato un utente con indirizzo email francesco@mail.it password, così da poter accedere in qualsiasi momento a /amministrazione/login. Facciamolo. Quella che stiamo vedendo è l'interfaccia di login di Filament base, ovviamente sarà possibile modificarla, personalizzarla e fare tutte le migliorie grafiche e estetiche che vogliamo. Inseriamo la nostra email, inseriamo la nostra password, facciamo Remember Me ed entriamo. Una volta dentro, ecco il pannello Filament appena installato con delle risorse base. Abbiamo una dashboard che ci ricorda chi siamo con un pulsante di logout, la versione di Filament con la documentation e il link a GitHub, e poi qui in alto a destra un piccolo drop down in cui ci sarà possibile cambiare l'aspetto del template, quindi scuro, chiaro o in base al sistema abilitato, e in ultimo effettuare il logout. Rieseguiamo il login così da ritornare nuovamente sulla nostra dashboard. Una dashboard abbastanza scarna, abbiamo solamente un pulsante di home page, quindi che ci farà ritornare nuovamente su questo link, e due widget molto ma molto basilari. Il mio obiettivo è ora quello di introdurre piano piano tutti i concetti che accompagnano Filament. Il primo su tutti è il concetto di resource. Che cos'è la risorsa su Filament? Sicuramente ricorderai che in un progetto Laravel esistono i cosiddetti model. Filament utilizza questo model e lo trasforma, lo rende una risorsa. Quindi noi adesso andremo a creare una user resource in grado di gestire al posto nostro tutte le operazioni CRUD, creazione, modifica, cancellazione e così via. Come fare? Beh, andiamo sulla documentazione e iniziamo a leggere quello che ci dice. Dobbiamo subito ricordarci quest'altro ulteriore comando. Per poter creare una resource di Filament dobbiamo lanciare il comando make filament resource. Nel nostro caso sarà user il model. Facciamolo. Questo comando qui, lanciato pari pari senza nessun parametro aggiuntivo, andrà ad aggiungere nel nostro pannello adesso una nuova risorsa. Lanciamolo. Ci viene creato un nuovo file all'interno di app filament resources chiamato appunto user resource. Io ora, senza fare null'altro, vado direttamente sul mio sito e controllo che cosa è successo ricaricando la pagina. È comparso sulla mia sinistra una nuova voce chiamata users, che è appunto quella relativa al mio model. Ci clicco, entro all'interno della mia tabella, quindi che nel CRUD base di Laravel questa non è altro che un index in cui c'è la lista di tutti gli utenti, e noto però che il record inserito è trasparente, è invisibile. Giusto, perché Filament ovviamente non sa in questo momento quali sono le colonne, la tabella come è formata e così via. Continuiamo ancora, andiamo su New User, il form di creazione è vuoto, torniamo indietro e andiamo su Edit. Stessa cosa, ritorniamo sul nostro progetto, cancelliamo direttamente la cartella Filament, la mia pagina non c'è più, perché Filament ci offre altri strumenti più rapidi ed efficaci per scrivere il nostro CRUD in tempo zero. Ritorniamo sulla documentazione e soffermiamoci su questi 4 elementi. Filament dà la possibilità di creare un simple modal resource. Piuttosto che accedere a pagine nuove, Filament ci rende tutto modificabile attraverso dei modali. Quindi cliccando sul singolo record ci sarà possibile aggiungere, modificare o cancellare l'informazione rimanendo sempre su quella pagina, come se fosse una SPA, una single page application. È possibile lanciare automaticamente la generazione di form e tabelle, una funzionalità potentissima. In base alle migrazioni fatte sul database, Filament va a leggere la tipologia di colonna e il nome della colonna e vi crea tabella e form. Una manna dal cielo. Creerete il vostro CRUD davvero in tempo zero. È possibile implementare in maniera nativa anche il soft delete, aggiungendo quindi il parametro relativo, e in ultimo c'è possibile anche aggiungere nel nostro prompt di creazione un parametro che ci va
in maniera forzata a creare una pagina in sola lettura, così da avere tutto il CRUD completo, tutte e 7 le rotte che, ricordiamo, Laravel ci offre all'interno di questo filament. Cosa fare quindi? Io ora andrò a creare un prompt assemblato con tanti parametri in grado di crearci correttamente user resource in un secondo. Io voglio la vista view, voglio che tutte le tabelle e i form vengano generate in automatico e inoltre non voglio navigare tra le pagine, voglio avere un'applicazione super reattiva, una SPA, in modo tale da avere tutto attraverso i miei modali. Una volta creato questo comando faccio invio, lui mi ha ricreato il file di prima, ma se vado sul mio filament e ricarico, che cosa ottengo? Entriamo su users, vedo adesso che le colonne sono correttamente valorizzate, ricordate prima che il record era vuoto, ora invece io vedo correttamente name, email, email verified e quant'altro. Posso accedere sulla vista, quindi view, mi mostra in sola lettura i dati inseriti. Posso accedere in edit, quindi lo stesso form di prima, ma questa volta non solo in lettura, anche in modifica. Ma posso anche creare un nuovo utente utilizzando l'interfaccia grafica qui presente. Ho quindi creato un CRUD a tutti gli effetti operativo lanciando semplicemente un comando. Questa è la potenza di Filament.